troviamo al Parco di San Giovanni, a Trieste. Questo luogo, negli anni 70 del Novecento, rappresentò l'epicentro di una rivoluzione che cambiò completamente il sistema della psichiatria. Molti paesi di tutto il mondo, in via di sviluppo ma non solo, guardano tuttora a Trieste come un modello su cui basarsi per cambiare il proprio sistema. Per capire l'origine di tutto ciò, però, bisogna tornare un po' indietro. Verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Trieste, quando ancora fa parte dell'impero austro-ungarico, conosce un'intensa ondata immigratoria. Nel giro di 50 anni la popolazione raddoppia, portando con sé esclusione sociale, povertà e la diffusione di casi di disturbo mentale in strati sempre più vasti della popolazione. Si sente il bisogno di aprire una struttura che possa prestare assistenza a una società sempre più instabile. L'obiettivo è quello di costruire un manicomio moderno aderente al sistema a porte aperte, un chiaro riferimento alle teorie praticate nei paesi del centro e nord Europa. Nel 1908 viene dunque inaugurato il frenocomio di Trieste sulla base del modello austriaco. Padiglioni singoli disposti in un ampio spazio verde, con una chiesa, un teatro e un villaggio del lavoro. Si cerca dunque di ricreare una sorta di frammento, seppur artificiale, di città e di normalità. Una volta che Trieste entra a far parte del Regno d'Italia, il frenocomio sottostà alle leggi italiane. Col tempo diventa una struttura dove si applicano pratiche mediche che prevedono l'uso di letti di contenzione, camicie di forza, elettroshock. Il parco è circondato da mura. La condizione dei malati è assimilabile a quella di prigionieri. Non possono uscire dai padiglioni, non è loro concesso vedere i propri parenti, vengono loro tolti i diritti politici e civili, perdendo così col tempo ogni facoltà di autodeterminarsi. I ricoverati sono ridotti all'apatia. Il contatto umano è minimo. Non c'è dialogo nemmeno con gli infermieri, che rivestono un ruolo quasi da carcerieri. Ma andiamo ora a vedere la struttura vera e propria del parco al tempo. Il parco era diviso sostanzialmente in 3 aree. Nell'area più bassa, la zona più libera e aperta al pubblico, troviamo ospedali cronici di vario genere. Tra questi ce n'è uno significativo, il padiglione Ralli. Per un breve periodo di tempo, qui vengono tenuti anche i bambini orfani e con patologie di diverso genere. Vi rimangono fino ai 14 anni, per essere poi o reinseriti nella società o, come capitava a molti, trasferiti nella zona di cura, senza poter mai vedere l'esterno. La zona di cura era appunto la seconda area, dove si trovano i settori clinici. Sono posti in modo simmetrico e divisi da un vialone centrale che separa i padiglioni degli uomini da quello delle donne. A sua volta il viale definisce una scansione progressiva della terapia. Man mano che si sale, lo stato e la situazione dei pazienti peggiora. Si parte dai semi-agitati fino ad arrivare ai suicidi, ossia persone che oltre ad essere molto agitate non sono nemmeno autosufficienti. Risalendo il viale fino alla fine si arriva all'area nord, nonché il villaggio del lavoro. Qui a molti ricoverati veniva concessa la possibilità di muoversi e svolgere alcuni lavori utili al manicomio, spesso però non pagati e fine a se stessi. Tutto ciò all'insegna dell'ergoterapia, metodo terapeutico delle malattie mentali che vedeva proprio in queste isolate attività lavorative una efficace cura. Il paradigma che vede l'internamento come risposta terapeutica alla sofferenza mentale si applicherà per gran parte del Novecento, fino a quando, nel 1971, le porte del manicomio di Trieste si aprono a Franco Basaglia, che prenderà questo modello e lo rivoluzionerà completamente. Franco Basaglia, psichiatra e neurologo di origini venete, è il promotore di una vera e propria rivoluzione psichiatrica che ha segnato profondamente la storia di Trieste. Fin da giovane si batte contro ogni tipo di oppressione, ha ideali anticonformisti, tanto che per la sua attività politica antifascista viene addirittura incarcerato alcuni mesi. La sua prima esperienza in campo psichiatrico ha inizio nel 1961, quando diviene direttore del manicomio di Gorizia. Entra per la prima volta in un ospedale psichiatrico, sente gli odori, i lamenti e vede la disperazione negli occhi dei ricoverati, uscendone profondamente segnato. Proprio questa prima reazione emotiva all'istituzione ne plasmerà completamente il suo approccio. Da questo momento in poi, infatti, Franco Basaglia matura l'idea che non ci sarebbe potuta essere nessuna reale assistenza senza una drastica riforma dell'istituzione manicomiale.
L'internamento come unica terapia infatti porta all'alienazione dell'individuo e all'impossibilità di determinare esattamente quale fosse la natura del loro disagio. Questo infatti poteva essere dovuto semplicemente anche solo a un disagio economico o sociale. Anche se oggi, in Italia, nel 2020, l'idea che un paziente abbia il diritto di mantenere la propria dignità e la propria indipendenza viene data per scontata e costituisce la base di ogni percorso di cura, al tempo l'operato di Basaglia rappresentò una vera e propria rivoluzione. Egli incentra la sua carriera nel cercare di rivalutare la figura del malato, restituendole dignità e diritti civili e politici. Viene ridata ai pazienti la facoltà di autodeterminarsi. Ogni fase del percorso di cura viene contrattata con loro e non più imposta. Il suo obiettivo è la deistituzionalizzazione, che consiste in un totale cambio di prospettiva nel modo di pensare la malattia, la sua cura e il ruolo del manicomio. Il focus si sposta sulla qualità di vita del paziente, sia dentro che fuori dalla struttura, e lo scopo finale diventa la reintegrazione alla società e non più l'isolamento da essa. Si cerca così di garantire al paziente una solida rete sociale e un'abitazione anche una volta lasciata questa struttura. Tutto questo verrà esplicitato da Basaglia durante un'intervista, quando alla domanda «Ma lei interessa più il malato o la malattia?», lo psichiatra rispose «A me, sinceramente, il malato». Restituire un ruolo attivo al paziente nella società è la prima priorità. In quest'ottica nascono le cooperative sociali, nucleo fondante del sistema basagliano, che hanno come obiettivo il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone. I pazienti non svolgono più lavori fine a se stessi come quelli previsti dall'ergoterapia, ma partecipano a molte attività retribuite. In questo modo, una volta dimessi, avranno una certa libertà economica che permetterà loro di reinserirsi nella società. Ancora oggi si porta avanti questo progetto. Infatti, le attività proposte dalle cooperative sono composte per lo più da personale proveniente dall'area dello svantaggio. Per quanto riguarda la vita del parco, invece, Basaglia punta a renderlo il luogo più aperto possibile e ripensa al ruolo degli infermieri, che da carcerieri diventano attivi promotori di assistenza e di cura. Simbolo concreto di questa rinascita è Marco Cavallo, una scultura che raffigura un cavallo reale che veniva usato come mezzo per trasportare merci e vestiti da lavare dentro e fuori dal parco. Quando divenne troppo vecchio e stava per essere mandato al macello, pazienti e infermieri decisero di adottarlo e di prendersene cura. Il cavallo era infatti diventato simbolo di liberazione per i malati, che lo vedevano entrare ed uscire dal parco in cui erano rinchiusi. Marco Cavallo è realizzato dai pazienti con l'aiuto di alcuni artisti, come Vittorio Basaglia e Giuliano Scabbia, è anche indicativo del ruolo terapeutico che Basaglia affidava all'arte. Venivano, per esempio, chiamati regolarmente compagnie di attori per recitare nel teatro del parco e i pazienti erano incoraggiati a partecipare ad attività creative in modo da liberare la loro immaginazione. Così, la realizzazione concreta degli ideali di Basaglia porta ad un ripensamento del ruolo del manicomio sia a livello locale che globale. Nel 1978, con l'approvazione della legge Basaglia, si arriva a una chiusura definitiva dei manicomi in Italia. La chiusura del manicomio di Trieste nel 1979 fa sì che il parco diventi parte attiva della vita cittadina, implementando una rete di servizi integrati nel territorio. La città ospita infatti l'azienda sanitaria con i suoi vari dipartimenti, tra cui quello delle dipendenze e quello di salute mentale. Quest'ultimo è particolarmente importante perché è l'unica istituzione che fornisce assistenza psichiatrica senza ricorrere al ricovero manicomiale. Ma non è stato solo il parco di San Giovanni ad aprirsi alla città, è stata la città stessa a entrare nel parco, realizzando quell'integrazione fisica e mentale che Basaglia tanto auspicava. Infatti la comunità
con il contributo fondamentale delle cooperative sociali, ha riportato in auge il Parco di San Giovanni. Al suo interno troviamo alcune sedi dell'azienda sanitaria, il centro diurno diffuso, vari dipartimenti dell'Università di Trieste, il Museo dell'Antartide e uno splendido roseto. Ci sono anche un bar e un ristorante, nati già all'epoca di Basaglia con lo scopo di dare lavoro e possibilità di incontro ai pazienti. Tutti questi servizi hanno fatto sì che i cittadini si avvicinassero a un luogo che per molto tempo è rimasto chiuso e isolato. Sono anche moltissimi gli eventi che vengono organizzati nel parco: il Lunatico Festival, concerti, cinema all'aperto e anche laboratori per bambini e adulti. La rivoluzione basagliana però non ha portato beneficio solo alla città di Trieste, ma ha avuto risonanza mondiale. I suoi effetti si sono estesi anche a molte città d'Europa e oltreoceano. Nel 1973 il progetto Basaglia diventa progetto pilota dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 1986 lo stesso Dipartimento di Salute Mentale diventa centro collaboratore dell'OMS, con lo scopo di promuovere l'innovazione nel settore della salute mentale a livello mondiale. Per concludere, nel 2005 il Dipartimento di Salute Mentale diventa centro leader per lo sviluppo di servizi di salute mentale in Europa. Si tratta di un riconoscimento attribuito all'Istituto per il suo grande impegno pluriennale nella definizione di nuove politiche di salute mentale di comunità, nella continua opera di deospedalizzazione e nell'implementazione di servizi territoriali. Insomma, chi l'avrebbe mai detto che un parco potesse essere il simbolo di un così grande cambiamento? Ma è proprio nei luoghi più inaspettati che spesso nascono le più grandi rivoluzioni.